Questo video vedremo operare i nostri furetti nel sottotetto di una casa in campagna infestata da topi, ma soprattutto infestata da ghiri. Il ghiro è tra l'altro un animale protetto, quindi non si può avvelenare, uccidere, si può eventualmente catturare, ma con trappole che non rechino danno all'animale e poi va liberato in natura. Con l'utilizzo dei furetti noi sicuramente andiamo a fare un'opera di dissuasione, perché il furetto, ovviamente ben addestrato e ben preparato a questo lavoro, cerca la traccia olfattiva o del topo o in questo caso del ghiro e percorrendo la traccia lasciata dal ghiro o dal topo lascia sulle piste dei roditori il proprio odore, i propri feromoni e il suo odore, diciamo, fa da repellente naturale. Il furetto in questo caso lavora legato a una pettorina per evitare che durante l'esplorazione del perimetro il furetto non arrivi faccia a faccia con un ghiro, perché se questo dovesse succedere il furetto ovviamente non sa che il ghiro è protetto, ma essendo un predatore attaccherebbe il ghiro facendogli del male o addirittura uccidendolo, e questo non è quello che vogliamo che accada. Come si può vedere, il furetto inizia ad esplorare l'area in modo del tutto naturale, cercando le tracce olfattive lasciate da eventuali ghiri. Nell'esplorare questa zona vedrete che il furetto andrà in un angolo del sottotetto e da lì non si muoverà più. Comincerà anche a scavare, segnalando proprio una forte traccia olfattiva, perché tutti i roditori, ghiro compreso, hanno l'abitudine di effettuare sempre gli stessi passaggi. Dove la traccia olfattiva è molto forte c'è parecchio passaggio e di solito in quel punto può darsi che i roditori abbiano creato proprio la loro tana, il loro punto di riferimento. Ecco, in questo momento il furetto ha trovato un punto di forte emanazione e infatti non si muove più da quell'angolo del sottotetto, probabilmente segnalandoci una forte traccia e una probabile addirittura tana. È perché le tane sono in quella zona qua, mettiamo. Guarda qua, qua c'è proprio l'entrata della tana. Guarda che vieni di qua. Vista la giovane età del furetto utilizzato, abbiamo optato per prendere un altro furetto un po' più esperto e una volta immesso nel sottotetto anche lui ha individuato la stessa identica traccia olfattiva, portandoci ancora in quell'angolo del sottotetto. E come si può vedere, una volta che l'operatore arriva in quel punto, trova effettivamente lana di vetro mangiata, rosicchiata e appallottolata, a conferma del ritrovamento della tana dei ghiri. In quell'angolo addirittura troviamo un pezzo di pane, probabilmente portato dai ghiri come una sorta di provvista di cibo. Ovviamente i ghiri non li abbiamo visti perché hanno sentito la presenza del predatore e probabilmente se ne sono usciti dal sottotetto. Il nostro scopo è proprio quello di far sentire la presenza del predatore, non rendendo più sicura l'area di nidificazione che loro utilizzano. La colonia tende ad abbandonare il luogo in quanto non più sicuro e tranquillo come prima. Abbiamo poi effettuato con un furetto un passaggio anche esterno intorno alla legnaia, dove il cliente lì non vedeva ghiri ma vedeva spesso e volentieri topi. In questo caso, come potete vedere, il furetto è dotato di un GPS per sicurezza, ma lavora in totale libertà e risponde anche al richiamo. Non liberate il vostro furetto pensando che sia una cosa semplice. Quello che voi vedete in questo video è frutto di tante ore di allenamento e addestramento.
La cosa estremamente positiva è che dopo aver effettuato questo intervento, il cliente, una ventina di giorni dopo, ci contatta soddisfatto dicendo che nei 20 giorni successivi all'intervento non ha più sentito camminare nel sottotetto i ghiri, che invece prima li sentiva ogni notte rosicchiare e camminare. E questo per noi è veramente un ottimo feedback. Bello il GPS lì, no? Proprio bello, no? Sì. Anche perché è un po' invasivo. E non è piccolissimo, però. Bravoni. Bravoni. Però, sì, lo so che è buono questo.